tendenzialmente. Qualunque look funzioni. Sì, quando sono in drag ho creato un'altra persona. Mi assomiglia, sarebbe un po' strano se fosse totalmente diversa, però sì, perché è creare un personaggio. Nel mio caso lo è tanto, cioè io proprio cambio modalità. Posso raccontare cose simili, ma cambio proprio modalità di farlo, perché è un'altra cosa. Senti, percepisci, vedi gli sguardi della gente in altra maniera, quindi per forza diventi diversa. Sempre. I personaggi che inventiamo ogni giorno sono quelli che ci fanno sentire più potenti. Cioè, se ognuno di noi si analizza un attimino e pensa, quando sono a lavoro sono quella persona lì, quando sono a casa sono quella persona lì. Se io mettessi la persona di casa a lavoro, ne avrebbe poco di potere probabilmente, quando improvvisamente ti trovano a lavoro invece che a lavorare, magari a litigare coi piatti, lanciarli, prendere in odio la spugna. Cioè, sono persone diverse e obiettivamente salire su un palco in un modo, salire in un palco nell'altro, ti senti, è più facile attrarre la vista. Ovviamente il mio è diventare un personaggio in quel momento è ancora più costruito, perché ovviamente una persona normale al lavoro non è che, cioè, a meno che non faccia un lavoro simile al mio, sostanzialmente ha questa differenza. Credo che tanti artisti possano capirmi, tanti attori possano capire, tante attrici possano capire, la differenza appunto che noi molto spesso abbiamo anche a che fare con la gente. Una mosca mi sta aggredendo nel frattempo e quindi sì, cambia tanto. Allora, le risposte possono essere tante. Io posso dire che come sempre non so definire la femminilità. Posso dire che cosa funziona su di me. Cioè cosa cambia quando lo faccio io, quando costruisco il personaggio, se va bene come risposta, perché mi sembra strano dirlo per gli altri. 2 cose. 3. Nel fare drag. Spunta il personaggio che vuole avere un fascino femminile. La parrucca, senza ombra di dubbio. Le scarpe, che devono essere quelle giuste, quindi che sia un tacco 12, un tacco 3 o senza tacco. Arriva quel momento in cui cambia la posizione del corpo e quindi senti le ciglia finte, cioè proprio l'effetto è automatico, anche la testa prende un'altra posizione, così improvvisamente ti ribilanci e la colonna vertebrale prende un altro peso. È un capo d'abbigliamento per me le ciglia finte, se è chiaro. Come si dice, una vestaglia così di seta, coi fiori, così, magari, non lo so. Quello che capita, tanto vivo in un armadio praticamente. E vestiti, sono abbastanza tranquilla. Ecco, per fare la spesa, un paio di scarpe da ginnastica, una tuta, un paio di occhiali da sole molto grandi. Un po' tergiversando. Allora, il mio tacco ideale è uno che sia diverso da quello che porto in questo momento, che possibilmente lascia almeno un minimo di vita al mignolo, ma per il resto uno che entri o che non esca, perché anche quello è fondamentale. Dipende sempre dalla storia da raccontare. Credo che quello che è automatico, la scelta sempre utile, è una piccola pump normalissima con un tacco 12 e la punta, perché se non metti la punta poi si vede che c'hai un 42 e quindi non è che funzioni così bene. Questa domanda faccio molta fatica a rispondere, perché effettivamente cioè, faccio la drag, quindi risponderei alle cose proprio banali da drag degli anni 2000,
che nella mia testa le armadillo di Lady Gaga rimangono lì, cioè inteso che ti si impressionano davanti tantissimo, ma anche il semplice, ragazzi, Louboutin, semplice, sotto rosso, non fatto con lo smalto per le unghie come faccio io, quella credo sia abbastanza iconica. Dappertutto, ovunque sia possibile, dal mercato rionale in cui si litiga strappandosi le cose al tutto €1 fino a il negozio più costoso, fino a internet, che è ovviamente un mezzo molto utile, e poi per fortuna nostra, almeno chi ci vuole spendere un pochettino di più, abbiamo anche amici o comunque persone con cui collaboriamo che aiutano anche a fare qualcosa su misura. La ricerca, come per una performance anche del vestito, può essere varia e legata sempre all'ispirazione del momento. No, comunque trovare un outfit adeguato è abbastanza complicato, dipende poi come sempre dalla tua figura fisica. Ovviamente le colleghe un po' più sovrappeso fanno tendenzialmente più fatica, ma penso come una ragazza o una qualunque persona sovrappeso fa fatica a reperire certi tipi di vestiti. Io porto una 44, se qualcuno volesse essere gentile, inviare, non lamento, visto che è difficile. Però è abbastanza complicato trovare sia la taglia sia qualcosa che arrivi all'altezza giusta, perché ovviamente anche siamo abbastanza lunghe, mettiamola così. Un numero che varia dal 39 al 43, dipende dalla giornata e dalla voglia di soffrire. Anche qua dipende. Puoi spendere da tutto outfit completo da €30 a 1.500, cioè penso che il divario è sempre, senza contare quello che una ha in faccia, perché se conto quello che ho in faccia probabilmente costa molto di più di tutto quello che indosso. Anche là dagli €8 ai meno di €8 non le ho trovate, purtroppo.